Ciao, benvenuti su Minty Taro e benvenuti a un nuovo interattivo. Oggi esploriamo ciò che sta per entrare nella nostra vita nei prossimi 2-3 mesi, specificamente in ambito lavorativo e in ambito sentimentale. Vedremo le energie generali con gli oracoli degli dei, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi. Prima di iniziare però vi invito, se vi piace questo video e altri che trovate nel canale, a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella soprattutto, così da non perdere i prossimi video e allo stesso tempo potrete aiutarmi a migliorare il canale e a produrre nuovi video come questo. Bene, abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con il quarzo citrino, la seconda con il quarzo rosa e la terza con la fluorite verde. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, seguendo il vostro intuito, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video per arrivare al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci alla prima variante, quella del quarzo citrino. Vediamo adesso le energie generali riguardo alle questioni amorose e professionali nei prossimi 2-3 mesi. Dunque, abbiamo la carta dei Lari e Penati che erano nell'antica Roma i protettori della casa e della famiglia, in cui rientravano anche gli spiriti degli antenati. Ogni famiglia aveva un tempietto interno dove appunto dava offerte votive alle statuette rappresentanti i Lari e i Penati. Quindi è un'energia legata alla vostra famiglia, anche di origine, alla vostra dimora, alla dimora abituale, dove vi sentite a casa. È anche un'energia per chi crede nella reincarnazione che parla di karma nel senso neutro, ovvero di qualcosa che arriva da lontano, che può essere anche passato da generazione in generazione fino a voi. Quindi è comunque una carta che indica che ciò che entra nella vostra vita in questo periodo è molto legato a ciò che frequentate abitualmente, a chi frequentate abitualmente, che diciamo può essere la famiglia di origine o anche quella attuale, oppure appunto il luogo in cui vi sentite a casa. Vediamo adesso in ambito lavorativo specificamente cosa entrerà nella vostra vita. E abbiamo il 10 di spade, l'8 di bastoni e il 4 di spade. Dunque, in ambito lavorativo sarete un po' colpiti da un disappunto, come indica il 10 di spade, che vi porterà a prendere una pausa. Praticamente per voi che avete scelto questa variante ci sarà una specie di fermo in questo periodo in ambito lavorativo. Per chi è in cerca di lavoro ancora non arriva niente di concreto per il momento e le carte consigliano appunto di prendervi questo momento per riflettere, per ricaricare le batterie. Se invece state lavorando ci può essere uno stop dal punto di vista lavorativo, nel senso un progetto a cui lavorate che deve fermarsi, dovrete forzare un attimo, cioè essere forzati a una pausa. Ci saranno delle comunicazioni con l'otto di bastoni che vi diranno di fermarvi un attimo
e di appunto ricaricare un po' le pile. Il 10 di spade comunque indica che è un blocco che finirà presto, quindi insomma alla fine di questi 2 o 3 mesi, perché comunque è il numero 10 del seme di spade, quindi cioè indica l'apice e quindi già l'inizio del declino di questo periodo di disappunto, che evidentemente per voi può essere, per molti di voi essere iniziato già da prima di questi 2 o 3 mesi. Quindi non vi scoraggiate, però ecco, per il momento io in ambito lavorativo vedo degli stop, dei blocchi che potranno essere potranno fermarsi, insomma, che potrete raggirare soltanto un pochino più tardi, riflettendo, prendendovi cura di voi stessi nel frattempo, senza appunto scoraggiarvi. Evidentemente ci sono questi blocchi sono fatti in parte anche per permettervi all'interno della vostra professione, per alcuni di voi permettervi di stare più accanto alla vostra, per esempio, famiglia, come potrebbe indicare appunto in questo caso la carta dei lari e penati. Quindi potreste essere molto affaticati in questo periodo anche in ambito lavorativo con il 10 di spade, quindi essere in parte forzati a prendervi una pausa. Quindi per il momento questi 2 o 3 mesi li vedo fondamentalmente rivelatori, insomma queste carte indicano proprio che ci sarà un po' di disappunto attraverso una comunicazione, perché dovrete in parte fermarvi un attimo nelle vostre attività, o comunque non potrete perseguire tanto velocemente quanto volevate degli obiettivi lavorativi in questi 2 o 3 mesi. Vediamo adesso in ambito amoroso o sentimentale, e abbiamo l'asso di coppe, l'otto di coppe e il matto. Invece in ambito amoroso vedo molta più attività rispetto all'ambito lavorativo. C'è un bellissimo asso di coppe seguiti da l'otto di coppe e il matto, che indicano un nuovo inizio. Quindi se siete single vedo un nuovo incontro, una nuova relazione che vi farà sognare con l'otto di coppe, che vi creerà le basi per un nuovo periodo estremamente soddisfacente a livello sentimentale. Avrete l'energia per andare verso i vostri sogni di tipo sentimentale con la carta del matto. Attenzione a essere un pochino concreti, perché l'otto di coppe indica sempre un po' dei sogni per aria, ma quello è normale quando si incontra una nuova persona, quando si ha una nuova relazione, quindi diciamo rientra nella normalità. Però vedo appunto un nuovo inizio pieno di entusiasmo, dove prenderete i vostri rischi, avrete dei sogni, vi sentirete estremamente sulle nuvole, proprio come indicano sia l'asso di coppe e soprattutto queste due insieme, perché proprio il matto indica proprio un camminare con la testa per aria, vedete proprio raffigurato così in questo mazzo che guarda il cielo mentre cammina, e questo è proprio l'otto di coppe, indica proprio tanti sogni, no? Guardando al cielo, guardando alle nuvole. Quindi sono bellissime carte. Evidentemente qualcuno che
conoscerete un ambito a voi molto vicino con la carta dell'Ari e dei penati, e quindi sicuramente non dovrete neanche faticare molto a trovarla, perché proprio è vicino a voi o sarà vicino a voi con questa carta dell'Ari e dei penati. Se invece siete già in relazione, vedo grandi sentimenti, progetti di vita insieme, nuove avventure, a volte anche dei viaggi, comunque uno slancio emotivo molto importante, molto soddisfacente, una fase della relazione estremamente bella. Quindi, diciamo, riassumendo, a livello sentimentale vi vedo molto vivi, molto soddisfatti, molto sognatori. Dal punto di vista lavorativo ci sono i disappunti e starete un pochino fermi questi 2 o 3 mesi. Ciò non toglie che finito questo periodo potrete tornare avanti, potrete oltrepassare questo stop, perché appunto il 10 di spade è una carta che segna già la fine di un periodo un po' gramo, e quindi sta finendo in questo periodo questa specie di fase un po' di disappunto a livello professionale. Bene, vediamo adesso il consiglio degli archetipi su che atteggiamento tenere. E abbiamo il vendicatore mascherato, molto simpatico con la mascherina nera appunto, e questa carta indica appunto l'archetipo di colui che si vuole vendicare per trovare giustizia, quindi anche appunto una vendetta privata. In questo caso direi che sta a indicare proprio evitare questo tipo di vendetta. Sicuramente indica che vi sentirete trattate ingiustamente in ambito professionale, appunto anche un po' traditi, perché il 10 di spade indica un po' appunto colpiti alla schiena, però appunto cercherete questa carta sta a indicare, sta a consigliare di cercare sì giustizia, cercare di riprendersi quello che è stato tolto, magari che non è stato dato in maniera ingiusta verso di voi, però sicuramente non appunto cercando una vendetta diciamo privata, però appunto cercare un attimo anche di accettare. Con il 4 di spade a me dà proprio l'idea dell'accettazione di un riposo, di prendere spunto da questo periodo di pausa, da questo blocco, per ricaricare le batterie, per rivedere quello che si è sbagliato magari, e andare avanti successivamente. Quindi evitare appunto di arrabbiarsi su ciò per ciò che non si può cambiare. Lavorare per ottenere quello che si merita, senza però cercare appunto vendette, magari sparlando, proprio vendette inutili, mettiamola così, ecco. Spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato dei spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella del quarzo rosa. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli degli archetipi per i prossimi 2 o 3 mesi. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo la dea della concordia, che è una carta appunto che parla di concordia, di armonia, di conciliazione, quindi può indicare che sarà un periodo
anzi sicuramente sarà un periodo all'insegna dell'armonia, però è un'armonia con altre persone, non solo con se stessi, che richiede un lavoro da parte vostra, perché appunto si parla di attuare una conciliazione con delle persone con cui magari si è litigato, oppure comunque fare del proprio meglio per mantenere un ambiente armonico attorno a sé. Quindi non è un'armonia, diciamo, calata dall'alto, però implica un nostro lavoro. E adesso vediamo i dettagli nell'ambito lavorativo con i tarocchi. Dunque, abbiamo l'8 di denari, il 3 di coppe e il 4 di coppe. È interessante perché appunto c'è il 3 di coppe che indica un gruppo di persone con cui in questo caso in particolare si celebra, si sta bene, effettivamente vedete se sono un po' come le tre grazie, no? Che brindano insieme con le coppe in mano, quindi poi con l'otto di denari, che è la carta, diciamo, che simboleggia il lavoro in generale, si indica anche una cura nei dettagli, quindi sta a indicare che in questi 2 o 3 mesi voi lavorerete in maniera costante, determinata, e questo porterà dei frutti, perché il 3 di coppe indica celebrazione, indica anche un team di lavoro con cui vi trovate bene a lavorare, appunto, e quindi questo vi permetterà di avere dei frutti importanti a livello lavorativo. Tant'è vero che vi si offrirà un qualcosa che arriverà come premio per il vostro lavoro. Può essere una promozione, può essere un aumento di salario, può essere un nuovo cliente se siete freelancer, se un qualsiasi nuovo progetto che può arrivare a voi grazie appunto al vostro lavoro in questi 2 o 3 mesi. Il 4 di coppe può indicare che quello che vi viene offerto non sia esattamente quello che volevate, potrebbe essere, può indicare un certo disappunto da parte vostra, o meglio un po' di delusione, perché vedete questo signore ha le braccia incrociate, quindi non è molto sicuro neanche di accettare questa nuova offerta, questo nuovo incarico, però in generale non è un periodo molto buono dove otterrete dei risultati importanti grazie alla vostra costanza, alla vostra determinazione e soprattutto al fatto che riuscite effettivamente a creare attorno a voi un ambiente rilassato di equipe serena attorno a voi. Questo vi porterà appunto delle offerte, anche se magari non nella forma che vi aspettavate. Quindi poi starà a voi decidere se accettarlo o meno, però sicuramente è un periodo pieno di frutti e soprattutto di equilibrio, di serenità a livello lavorativo. Se cercate lavoro, per esempio, grazie magari a degli amici, a un networking che riuscite a fare e alla vostra determinazione, potrete ottenere un lavoro, vi sarà offerto un lavoro, magari non quello che volevate precisamente, non nei termini che sognavate, non sarà il vostro lavoro dei sogni, però sicuramente sarà una buonissima offerta che a dir la verità le carte sembrano consigliare di accettare. Bene, vediamo per quanto riguarda invece la parte sentimentale. Abbiamo
l'imperatore, il papa e il 2 di bastoni. Beh, queste tre carte insieme sono abbastanza interessanti perché abbiamo l'imperatore insieme al papa, quindi si parla di una persona con una certa autorità, con un certo carisma, che però mantiene ferme le sue regole, che segue molto le regole. In questi 2 o 3 mesi, se siete single, incontrerete questa figura che incarna sia l'imperatore che il papa. Ehm, è una figura, è un personaggio maschile o femminile, non importa, di successo, che ha un forte carattere, che può essere più grande di voi a livello di età, o può essere comunque molto maturo a livello di testa, ehm, può darvi può anche insegnarvi qualcosa in parte, perché il Papa è colui anche che distribuisce conoscenza, che insegna, che fa da guida, quindi è una persona che sarà molto importante per voi perché sono 2 arcani maggiori, quindi si intende anche una persona che avrà un ruolo molto importante nella vostra vita, che vi permetterà di espandere le vostre possibilità. Quindi è un incontro, se siete single, con questa persona che vi aiuterà anche in altri ambiti, non soltanto in quello sentimentale. È una persona che vi permetterà di espandervi, di aumentare le vostre conoscenze, vi darà coraggio, vi supporterà, come indica il 2 di bastoni. Vedete, questa persona ha il globo in mano, quindi è una persona che si sente molto potente, molto sicuro di se stessa. Quindi è questa figura che incontrerete in questi 2 mesi, 2 o 3 mesi, nei prossimi 2 o 3 mesi, è una figura molto importante per voi. E sicuramente è una persona molto ligia alle regole, anche per alcuni di voi potrebbe anche essere già sposato o sposata, però appunto è una lettura molto ristretta. Se siete già in una relazione, vedo una ulteriore stabilità in questa coppia. Per alcuni di voi ci può essere un matrimonio, per altri una convivenza, comunque un radicamento, una stabilità della relazione, perché appunto queste 2 figure insieme, il Papa e l'Imperatore, sono delle figure che indicano proprio una ufficializzazione del rapporto, una stabilità, un seguire le regole, ecco, sia le regole civili che le regole religiose per certi versi, o tradizionali comunque, quindi sicuramente se siete in una relazione questa avrà un'ulteriore spinta verso la stabilizzazione e la ufficializzazione. E questo vi permetterà appunto di avere ulteriori progetti, di pianificare ulteriori fasi della vostra relazione con il 2 di bastoni. Quindi è sicuramente un periodo molto bello sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista lavorativo, dove la stabilità in parte, soprattutto qua nell'ambito relazionale, farà da padrona. Come indica la carta della Concordia, c'è proprio una armonia che si vede, che proprio viene fuori da tutte le carte. Vediamo adesso i consigli degli archetipi per questo periodo. E abbiamo il dilettante. Questa è una carta che parla di hobby, di
curarsi di se stessi attraverso attività che ci fanno bene, che ci fanno star bene, che ci piacciono. Vuol dire anche aumentare la propria conoscenza, fare come dire, fare un salto di qualità, sia a livello professionale che a livello sentimentale. Vedo proprio con questa carta insieme alle altre, vedo proprio che c'è un salto di qualità che farete in questi 2 o 3 mesi. A livello relazionale, appunto perché c'è la possibilità di stabilizzare una relazione o comunque di incontrare una nuova persona che è molto ehm, legata al concetto di stabilità e di aiuto nei confronti vostri anche in altri ambiti, non soltanto amoroso. A livello professionale appunto c'è questa celebrazione, questa offerta di un nuovo progetto o comunque un premio che vi arriva, e quindi c'è proprio un salto di qualità. La carta quindi del dilettante sta a indicare di fare in realtà l'opposto, ovvero invece di rimanere a un livello dilettantesco, soprattutto a livello di lavoro, cercate di dare il meglio di voi stessi, di aumentare le vostre conoscenze, di migliorarvi con l'otto di denari, fare dei training o qualsiasi cosa che permetta appunto un aumento delle vostre competenze. Questo avrà i suoi premi nel lungo periodo, ma proprio anche all'interno di questi 2 o 3 mesi. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della fluorite verde. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi sul lavoro e sull'amore, e poi i consigli degli archetipi. Dunque, per quanto riguarda le energie generali nei prossimi 3 mesi, abbiamo la carta del Tempio. Il Tempio, sappiamo, è un luogo dove si andava nell'antica Roma a pregare e soprattutto a fare sacrifici per dei desideri che si volevano esauditi. Quindi può indicare sia dei desideri che avete, che avrete in questo periodo di 2 o 3 mesi, per cui dovrete magari sacrificare qualcosa, oppure che i vostri desideri saranno esauditi. Vediamo adesso di capirlo con i tarocchi. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo il 6 di spade, il 2 di bastoni e la carta dell'appeso. Dunque, sicuramente ci saranno dei cambiamenti perché il 6 di spade indica appunto un cambiamento, una volontà di andare verso una direzione precisa, di lasciarsi alle spalle un periodo un po' caotico per andare verso una situazione più tranquilla, più congeniale a noi stessi. Vedete, qui c'è una famigliola che lascia delle acque più caotiche per acque più calme. E quindi per alcuni di voi può essere anche un viaggio, può implicare uno spostamento proprio fisico, per altri un cambiamento magari di impresa, di lavoro. Avrete delle offerte fra cui scegliere, delle nuove possibilità. Il 2 di, di bastoni vede questa figura sul balcone con il globo in mano, quindi che guarda l'orizzonte per decidere, per pianificare, per scegliere fra più opzioni. Quindi dovrete pianificare un cambiamento che quindi parte da voi, non è imposto dall'alto.
sarà un periodo in cui dovrete prendere delle decisioni riguardo a questo cambiamento che volete nella vostra vita con la carta dell'appeso. La carta dell'appeso è una carta di riflessione, quindi quello che farete in questo periodo è di capire esattamente come muovervi. Sarà un periodo dove non attuerete tanto, ma rifletterete molto, perché il 2 di bastoni è una carta proprio di pianificazione e insieme all'appeso indica proprio una pianificazione dettagliata, perché vorrete cambiare qualcosa nella vostra vita professionale. Può essere appunto un cambiamento di lavoro, può essere un cambiamento di residenza, un cambiamento all'interno della vostra attività che pianificherete in maniera molto accurata, e quindi questo è un periodo dove sarete in pieno controllo della situazione. Ehm, mm, quindi mettiamola così, se invece state cercando lavoro, ci saranno delle offerte tra cui scegliere, e quindi sarete impegnati a riflettere nella decisione da prendere. Quindi è sicuramente un periodo molto fruttuoso dal punto di vista della pianificazione, in cui non sembra tanto muoversi qualcosa quanto vi muoverete voi nella vostra testa, nel senso che è un periodo, diciamo, propedeutico per dei frutti che arriveranno una volta che voi avrete tutte le informazioni, tutti i dettagli in mano per attuare il cambiamento che volete che volete includere, che volete integrare nella vostra vita. E quindi probabilmente vi sembrerà anche un periodo un po' difficile, perché appunto sembra niente muoversi, però in realtà non si muove apparentemente nulla, perché sta a voi prendere le decisioni, sta a voi attuare mettere in atto, diciamo, le vostre decisioni e le vostre azioni. E questo è in questo caso il concetto del tempio, ovvero un periodo in cui dovrete riflettere molto, isolarvi magari anche dal resto del vostro entourage, per pianificare attentamente le vostre azioni future. Vediamo adesso a livello sentimentale. Dunque, la prima carta è la Regina di Coppe, poi abbiamo il Paggio di Spade e poi la carta del giudizio. Dunque è interessante, perché se siete soli, se siete single, voi siete rappresentati dalla Regina di Coppe, che è una persona molto sensibile, molto affascinante, molto intuitiva, e ci saranno appunto nella vostra vita, verranno delle comunicazioni con il Paggio di Spade da parte di persone e situazioni legate al vostro passato, perché il giudizio, appunto, con questa iconografia abbastanza chiara, parla appunto anche di comunicazioni, ma soprattutto di qualcosa legato al passato, qualcosa che risorge dal vostro passato. Quindi ci saranno delle persone che si faranno vive nel vostro quotidiano, e che appunto fanno parte del vostro passato. Può essere un ex, una ex, ehm, può anche essere appunto che voi decidiate di contattare questa persona,
e quindi di ritornare in contatto, e avrà appunto in questo caso un riscontro positivo con la carta del giudizio, se decidete voi di contattare questa persona del vostro passato. Se invece siete in una relazione, c'è un periodo di come dire, di risorgimento, mi viene da dire, cioè di un periodo molto positivo nella vostra relazione, una voglia, soprattutto un miglioramento nella comunicazione con il vostro partner, perché il paggio di spade indica proprio comunicazione, messaggi, e vi vedo proprio che riuscite voi a migliorare questo livello di comunicazione nella vostra relazione. Questo porterà con il giudizio appunto a un miglioramento della relazione, appunto dal punto di vista soprattutto comunicativo, però in generale una fase rinnovata, di rinnovamento nella vostra relazione. Quindi io direi in generale che la carta del Tempio può indicare un periodo comunque di riflessione da parte vostra. Vedete anche in ambito amoroso la regina comunque di coppe è una persona un po' introiettata su se stessa, un po' cercando una persona che è intuitiva, quindi cerca di capire dentro di sé come meglio muoversi, quindi in entrambi i campi, sia di lavoro che di amore, vedo una voglia di stare un po' a cercare di capire come meglio muoversi in questo periodo che stiamo esplorando. Però appunto questo tipo di riflessione sulla propria condizione avrà dei risultati positivi, perché dal punto di vista lavorativo vi permetterà di pianificare al meglio le vostre azioni future, capire meglio come muovervi per ottenere i vostri obiettivi, e dal punto di vista sentimentale vi permetterà di migliorare la vostra relazione se siete in coppia, e di capire meglio come muovervi nel caso voleste appunto contattare una persona che fa parte del vostro passato. In generale però appunto se avete dei desideri, la carta del Tempio indica che questi verranno realizzati. In ambito amoroso direi proprio in questi 2 o 3 mesi, in ambito lavorativo ci vorrà un pochino di più, perché questi 2 o 3 mesi io li vedo molto di pianificazione da parte vostra, non con risultati immediati, non con risultati concreti nell'immediato. Ci vorrà un pochino di più di 2 o 3 mesi. Bene, vediamo adesso i consigli della carta degli archetipi, e abbiamo l'ingegnere. Beh, l'ingegnere è la carta di colui che trova le soluzioni ai propri problemi, ed è veramente interessante, perché qui vediamo che con il 2 di bastoni è appunto la carta della pianificazione, di colui che cerca appunto di pianificare e progettare il proprio futuro, ed è questo il significato della carta dell'ingegnere. E anche qui vediamo che con la carta della regina di coppe e la carta del paggio di spade va a indicare proprio una persona che cerca di riflettere, capire come muoversi. Questa carta sta proprio a consigliare di trovare le soluzioni per esaudire, per avere, cioè per raggiungere i propri obiettivi e per esaudire i propri
desideri, per ottenere i propri desideri realizzati, ecco. Non è tanto un qualcosa che piove dall'alto, la possibilità che i vostri desideri si esauriscano, però è proprio il risultato delle vostre azioni. Una accurata pianificazione nel campo lavorativo col 2 di bastoni e una volontà di capire come raggiungere e comunicare con la persona che ci interessa in ambito sentimentale, perché appunto il paggio di spade è una persona curiosa, una persona che comunica molto bene, una persona che cerca di capire come muoversi per ottenere i propri risultati. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata d'aiuto, vi abbia dato appunto materiale su cui riflettere. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!